Allora, buonasera a tutti, quindi io sono Enrico Barchi, sono un medico, sono specialista in malattie infettive e tropicali. Ho lavorato per più di 30 anni, ho finito di lavorare, anzi molto più di 30 anni, l'anno scorso a luglio, nel 2020, e quindi ho vissuto una parte anche di questa epidemia di coronavirus. Stasera parliamo di vaccini, parliamo proprio perché stiamo fronteggiando una malattia infettiva, una malattia trasmissibile. È un'epidemia che riguarda tutto il mondo. Guardato poco prima di questo collegamento, gli ultimi aggiornamenti, i casi ufficiali nel mondo sono 111 milioni e i morti ufficiali per coronavirus nel mondo sono 2 milioni e mezzo. Colpisce tutto il mondo, lo sta colpendo in modo differente. C'è anche la difficoltà in certe parti del mondo a identificare tanti casi per una difficoltà, mancanza anche di risorse, di test, appunto di tecnologie. Per quanto riguarda i morti, in Italia sono adesso 96.000, negli Stati Uniti 500.000, in Inghilterra sono 120.000, in Brasile 250.000, in Russia 82.000 e c'è chi parla di 200.000 reali, in Polonia 42.000, eccetera, eccetera. In India 156.000, l'India però sono tantissimi abitanti, in Pakistan 12.000, in Africa sono i malati, i morti registrati sono meno, poi ne possiamo parlare, il perché. Però quello che voglio dire è che tutto il mondo è colpito. Allora io ritengo molto importante questo momento, come tutti i momenti in cui si condividono delle conoscenze, si condivide quello che conosciamo e quello che ancora non sappiamo e si cerca sempre di più di fare le cose tutti insieme. Non c'è uno che comanda, che obbliga e delle persone che obbediscono, ma ci sono persone che ricevono informazioni, danno la loro opinione, il loro pensiero, se ne parla insieme e si prende insieme una decisione tutti insieme condivisa. Questo è l'unico modo per saltarci fuori da questa situazione. In più dovrà essere una situazione che verrà affrontata e combattuta in tutto il mondo. Stasera parliamo di vaccini. Se i vaccini non saranno disponibili per tutto il mondo, questo comporterà che non riusciremo a saltarci fuori. Quindi questo sarà anche nel nostro piccolo, potrebbe essere una lotta da portare avanti. D'accordo. In questo momento non esiste una cura, una terapia veramente efficace. È possibile che tra qualche tempo ci possa essere una o più terapie, ma in ogni caso nessuna cura, nessuna medicina potrà evitare tutte le morti. Questo è per qualunque malattia. Quindi anche quando ci sarà una cura più efficace, la cosa più importante sarà fare in modo che il numero di persone contagiate e che si ammalano siano il meno possibile. Questa è la cosa più importante. Stiamo già cercando di farlo, come? Con l'uso della mascherina, lavarsi e disinfettarsi le mani, tenere le distanze, ma abbiamo imparato che serve un po', ma non tanto, non abbastanza. Tant'è che la conseguenza è che anche per esempio l'isolamento delle persone contagiate, ammalate, l'identificazione, quella che si chiama il tracciamento dei contatti, dei casi asintomatici, è una misura molto utile, ma non è possibile farli in modo del tutto efficace. Forse ci riescono solo alcuni paesi più autoritari in cui c'è un controllo maggiore tecnologico delle persone, però diciamo in Italia, in Europa, in tanti altri paesi è molto difficile e quindi la conseguenza è il cosiddetto lockdown, cioè oltre ad avere persone ammalate, persone che vanno in ospedale, che vanno in rianimazione e che muoiono purtroppo, ci sono altre conseguenze che sono appunto la chiusura delle scuole, di tante attività lavorative come i bar, i ristoranti, le palestre, le piscine, cioè difficoltà, impossibilità a viaggiare e tante altre difficoltà. E questo crea dei problemi che sono problemi psicologici, l'isolamento, la paura, crea problemi di tipo economico, la mancanza o la perdita del lavoro, problemi di tipo sociale, la povertà, la disperazione, famiglie che si dividono. E quindi dobbiamo uscire da questa situazione. Una grossa speranza è data dal vaccino. D'accordo? In un tempo molto breve rispetto a quello che è successo nella storia della medicina, è stato messo a punto un vaccino, anzi in realtà più di un vaccino, e lo si sta già utilizzando.
Il vaccino è praticamente un modo perché consente di rendere le persone immuni, cioè resistenti al contagio. Quindi le persone vaccinate, anche se vengono a contatto con il virus, in questo caso, non si ammalano o se si ammalano in forma leggera. D'accordo? Quindi meno persone che si ammalano, meno persone che muoiono e quindi quando la maggior parte poi delle persone sarà vaccinato, la speranza e la possibilità, non solo una speranza, è che non ci saranno appunto meno problemi di salute e quindi non ci sarà più la necessità del cosiddetto lockdown anche, cioè quindi di chiudere tutti quei servizi e quelle attività che da tanto tempo e ancora di più da pochi giorni sono chiuse. Attualmente abbiamo a disposizione 3 vaccini, vengono citati, vengono detti con i nomi delle case farmaceutiche che li hanno prodotti, quindi si parla del vaccino Pfizer, Moderna, AstraZeneca. È stato dimostrato che sono in grado di ridurre il rischio di ammalarsi, dopo aver completato però la vaccinazione, del 94-95% o l'AstraZeneca, che è un pochino meno efficace, dell'81%. Quindi tutti hanno una percentuale molto alta di efficacia. A questo punto il problema quindi è risolto? No, non è risolto. Perché? Intanto perché bisogna prima arrivare a vaccinare tantissime persone. In Italia siamo 60 milioni, questo vaccino non è ancora stato utilizzato, sperimentato nei bambini fino a 16 anni di età, quindi diciamo, andrebbero vaccinate tutte le persone con più di 16 anni, diciamo almeno perché ci sia una cosiddetta copertura vaccinale e il virus crolli come circolazione almeno all'incirca 40 milioni di persone e nel più breve tempo possibile. E questa è un'impresa che non è mai stata tentata o attuata prima, quindi è un qualcosa che non è facile, anzi al contrario sarà un'impresa difficile e nel frattempo e probabilmente anche dopo che tante persone saranno vaccinate sarà importante ricordarsi che occorre continuare a usare la mascherina, lavarsi e disinfettarsi le mani, evitare i luoghi più affollati. Questo perché? Intanto perché bisogna aspettare appunto che tante persone, abbastanza persone siano vaccinate, ma poi, come vi ho detto all'inizio, il vaccino ci rende più resistenti, ma non ci rende invincibili. Cioè, se noi dovessimo comunque venire in contatto, respirare tanto virus tante volte, anche col vaccino noi potremmo essere contagiati. Non ci rende, ripeto, invincibili, ci rende più resistenti. Quindi l'efficacia anche che è stata dimostrata, quella che vi dicevo prima, l'efficacia, una protezione al 90% o più delle persone che si sono vaccinate, è stato dimostrato in persone che però continuavano a stare attenti anche con le altre misure, cioè usare la mascherina, disinfettarsi le mani, evitare di venire in contatto con troppe persone contemporaneamente. In più c'è un altro problema che può mettere un po', ridurre l'efficacia del virus, penso che anche di questo avrete sentito parlare, le cosiddette varianti. Si parla della variante inglese, della variante brasiliana, della variante sudafricana. I virus mutano, si modificano, è una cosa normale circolando tra le persone perché il virus cerca di continuare a trasmettersi e quindi per sfuggire alla reazione delle nostre difese, del nostro sistema immunitario o per sfuggire al fatto che un vaccino ci rende più resistente, muta. E quindi dovremo vedere che cosa succederà nei prossimi mesi o il prossimo anno. Per il momento i vaccini che abbiamo a disposizione funzionano anche contro queste varianti, quella sudafricana un pochino meno, però bisogna vedere che non ne compaiano delle altre e qual è l'efficacia di questi vaccini nei confronti di eventuali nuove varianti. Quindi allora a questo punto non servono? No, assolutamente servono sì, tant'è che nelle nazioni che sono più avanti nella vaccinazione, per esempio Israele, la Scozia, anche l'Inghilterra, si sta già vedendo un netto calo dei contagi, un netto calo delle persone ammalate, una netta diminuzione delle persone che vanno in rianimazione e che muoiono. Quindi assolutamente funzionano, però non sappiamo per quanto tempo funzioneranno. È probabile, è un virus respiratorio come quello dell'influenza, che ci possa essere la necessità di rifare la vaccinazione una volta all'anno, magari un'altra volta o ancora per 2 o 3 anni.
però non toglie assolutamente valore al vaccino se questo comporta comunque una diminuzione importante, netta dei contagi delle persone che si ammalano, diminuisce nettamente il numero delle persone che muoiono e si possono riaprire tutti i servizi e le attività che sono ormai da un anno che o continuamente o a intervalli sono chiuse, con tutte le conseguenze, tipo, come vi dicevo, e che voi anche conoscete, sociali, economiche, psicologiche che questo comporta. Parliamo adesso dei vaccini che abbiamo disponibile. Intanto vi dico subito una cosa: i vaccini non sono obbligatori, non c'è l'obbligo di vaccinarsi, assolutamente, non è previsto. Abbiamo in questo momento 3 tipi di vaccini a disposizione, come vi dicevo, il Pfizer, il Moderna e l'AstraZeneca. Occorrono 2 iniezioni, perché il vaccino possa avere tutta la sua efficacia. Nel caso del Pfizer le 2 iniezioni sono a distanza di 3 settimane l'una dall'altra, nel caso del Moderna 4 settimane, nel caso dell'AstraZeneca 12 settimane, tra la prima e la seconda. L'efficacia piena, questa copertura, questa protezione nel 90-95%, 81-82% a seconda dei vaccini, per le persone che ricevono il vaccino, si ottiene dopo aver effettuato entrambe le iniezioni. Occorrono poi 2 settimane circa dalla seconda iniezione perché si abbia la protezione piena. Già dopo la prima iniezione, però, circa il 60% delle persone che riceve la prima dose è protetto, anche se probabilmente non per lungo tempo, quindi è comunque importante che tutte le persone che fanno la prima dose, la prima iniezione, poi effettuino anche la seconda al tempo giusto, che vi dicevo è variabile da un vaccino all'altro. Poiché non è possibile e non c'è la disponibilità di abbastanza vaccini per vaccinare contemporaneamente tutti quanti, si è scelto di partire da alcune persone per poi continuare con le altre, partendo da quelle che sono più a rischio di essere contagiate o più a rischio di ammalarsi delle forme gravi di morire. Perché l'esperienza di questi mesi ci ha dimostrato che nella maggior parte delle persone, se si ammalano in forma asintomatica o con pochissimi sintomi in forma lieve, solo una piccola percentuale, però la piccola percentuale quando i casi sono tantissimi diventa un numero importante, si ammala in modo grave e rischia di morire o muore. Queste persone sono soprattutto gli anziani, sono le persone che hanno malattie importanti di tipo per esempio malattie ai polmoni, al cuore, al fegato, tumori, malattie come la sclerosi multipla, che fanno terapie che abbassano le difese, persone che sono state trapiantate, tra le altre. Le persone obese, le persone che sono molto molto in sovrappeso. Ecco. Quindi diciamo si è deciso di partire dando la priorità alle persone che sono più a rischio o di ammalarsi, gli operatori sanitari, che chi lavora quindi negli ospedali, nelle case per gli anziani, i volontari che lavorano nelle croci, sulle ambulanze, per poi partire con le persone molto anziane delle case di riposo. In questo momento si stanno vaccinando le persone che hanno più di 85 anni, da lunedì prossimo si cominceranno a vaccinare chi ha più di 80 anni, poi si passerà a vaccinare le persone che hanno delle gravi malattie e poi si continuerà scendendo con le persone più di 75 anni, poi più di 70 anni, poi più di 55 anni e con dei problemi di salute e poi man mano tutti gli altri. Contemporaneamente, dalla prossima settimana, con il vaccino AstraZeneca, si cominciano a vaccinare anche persone più giovani, partendo dagli insegnanti e da tutto il personale, non solo gli insegnanti, tutto il personale che lavora nelle scuole, quindi sia le scuole dell'infanzia, nidi, asili, le scuole elementari, le medie inferiori e le medie superiori. E poi si vaccinerà le persone che lavorano all'università. E poi si continuerà anche altre persone che hanno più di 16 anni e meno di 55. Riassumo da questo punto di vista. Si sta vaccinando le persone molto anziane e si continuerà con le persone un pochino meno anziane usando il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna, che è un vaccino che richiede
la cosiddetta catena del freddo, molto molto accurata, quindi addirittura deve essere tenuto fino a poco prima di essere utilizzato a delle temperature addirittura inferiori a 40-50 gradi, può essere utilizzato e effettuata questa vaccinazione solo in alcuni punti precisi ben organizzati, per esempio a Reggio Emilia le fiere di Mancasale, in provincia di Reggio Emilia presso gli ospedali di Castelnuovo Monti, di Guastalla, di Correggio, di Scandiano e di Montecchio. E qui si andrà nell'ordine che vi dicevo, quindi le persone molto anziane, poi quelle ammalate gravi, poi quelle un pochino meno anziane, eccetera. Però da lunedì si avrà a disposizione anche il vaccino AstraZeneca, che non richiede questa catena del freddo, è un vaccino come quello anti-influenzale, quindi può essere effettuata la vaccinazione anche presso gli studi dei medici di base, dei medici di famiglia, e quindi loro cominceranno a vaccinare gli insegnanti e tutto il personale delle scuole, e poi si andrà via via a vaccinare le altre persone con meno di 65 anni che non hanno particolari malattie. Questo è lo schema che è per il momento quello deciso, poi dipenderà se rimarrà lo stesso o se cambierà anche dalla disponibilità di vaccini, perché tutta questa, diciamo, sequenza di persone da vaccinare è stata stabilita non solo sulla base del rischio delle persone, quindi dei più anziani, per esempio, di chi ha già una malattia grave, di potersi ammalare in forma molto seria e di rischiare di morire, ma anche in base alla disponibilità dei vaccini. Se dovessero, come si spera e come sembra, soprattutto da fine marzo, arrivare molti più vaccini, anche questo schema di vaccinazione molto probabilmente cambierà e si accelererà la possibilità per tutti quanti di potersi vaccinare. Per il momento la possibilità di prenotarsi la vaccinazione, però per il momento, vi ripeto, è solo per le persone molto anziane e attraverso un numero di telefono dedicato, attraverso il CUP, le farmacie, quelle farmacie che già da tempo permettono anche di prenotarsi per vari esami, visite, eccetera, anche dai medici che prenotano esami, il CUP web o il fascicolo sanitario elettronico. Quindi è probabile che quando ci sarà la disponibilità per tutti quanti, queste saranno le modalità per vaccinarsi. Sarà importante ovviamente rimanere in contatto, rimanere attenti, informarsi, le informazioni saranno attraverso il sito web della USL, attraverso i giornali, attraverso le radio, attraverso i telegiornali, sia quelli nazionali che quelli locali, ovviamente il proprio medico di base, anche Mondo Insieme, i mediatori, le associazioni, i colleghi di lavoro, tantissime possibilità. L'importante appunto è sapere che nei prossime settimane, nei prossimi mesi, ci sarà la possibilità per tutti di potersi vaccinare. Questi vaccini sono disponibili perché sono stati sperimentati, sono stati fatti delle sperimentazioni che sono state fatte in modo più accelerato, quindi la durata delle sperimentazioni è stata più breve di quello che di solito avviene, proprio perché siamo in un'emergenza, in una epidemia. Cosa manca da sapere ancora? Sostanzialmente noi non sappiamo ancora per la durata delle sperimentazioni degli studi quanto dura la copertura del vaccino, cioè per quanto tempo noi una volta vaccinati saremo protetti. Questo ancora non lo possiamo. Sappiamo sicuramente che lo è per qualche mese, molto probabilmente lo è di più, ma quanto di più non lo sappiamo. Invece, per quanto riguarda gli effetti collaterali, che esistono come per tutti i vaccini, medicine che non danno effetti collaterali sono solo quelli a base di acqua fresca, d'accordo? Qualunque farmaco, qualunque che contiene un principio attivo, quindi anche un vaccino, viene offerto alle persone perché fa del bene, aiuta la salute, ma qualche persona può sempre dare effetti collaterali. Al momento gli effetti collaterali osservati, e tenete presente che soprattutto per Pfizer e Moderna, al di là degli studi, ormai ci sono milioni di persone al mondo che sono già state vaccinate, se facciamo la somma di tutte quelle che hanno già ricevuto il vaccino nei vari paesi che lo stanno già utilizzando, gli effetti collaterali osservati sono i soliti che si hanno con il vaccino, per esempio quello anti-influenzale. Quelli abbastanza frequenti sono un dolore nel braccio dove viene stata effettuata l'iniezione,
un po' di stanchezza, del male alle ossa, un po' di febbre, e sono tutti effetti collaterali transitori che durano poche ore, un giorno e mezzo, un paio di giorni. Cioè degli effetti collaterali gravi, particolari, non ne sono stati osservati. Una cosa fondamentale però per le persone che vanno a vaccinarsi è segnalare assolutamente se in passato hanno avuto delle allergie, soprattutto se sono state allergie gravi, in particolare quello che viene chiamato shock anafilattico, da qualunque causa, da una medicina, da un altro vaccino, da una puntura di vespa o di api, da qualunque cosa, perché quello può essere effettivamente un qualcosa che può creare una predisposizione a un'allergia anche grave anche dal vaccino. Deve essere valutata assolutamente dal medico presente prima di dire no, guarda, non puoi essere vaccinato, perlomeno non con questi vaccini, oppure no, guarda, per il tipo di allergia che tu hai avuto puoi essere vaccinato, però rimani qua in osservazione un po' più di tempo, oppure può anche essere, guarda, tu puoi essere vaccinato, ma per la tranquillità mia e tua, organizziamo una seduta di vaccinazione in ospedale, non nell'ambulatorio del medico di base, non alle fiere di Mancasale, ma dove sia presente eventualmente anche il rianimatore, nel caso che ritengo estremamente quasi impossibile, ma non te lo escludo del tutto, in cui dovessi stare male veramente. Perché può, appunto, se uno ha già avuto in particolare delle reazioni allergiche gravi in passato, può succedere. Quindi questa è la cosa importante, quindi è da tenere assolutamente presente. E per quanto di nuovo riguarda gli effetti collaterali, torniamo a quelli più frequenti ma più leggeri, che di solito sono transitori. Altro mio consiglio è che se una persona che si vaccina dopo la prima o dopo la seconda dose, se nei giorni successivi non sta bene, qualunque cosa lui si senta, se non è un qualcosa che passa nel giro di un giorno o due, di dirlo al proprio medico. D'accordo? Quindi questo è un'altra cosa molto importante. Io mi fermerei qua e a questo punto vi invito a fare tutte le domande che avete da fare, qualunque tipo di domanda, mi raccomando, qualunque dubbio, qualunque chiarimento, qualunque curiosità, sono a vostra disposizione. Buonasera dottore e grazie per la sua presenza. Volevo chiedere una cosa. È vero che con la mutazione o la variazione del virus si indebolisce dopo? Non ho capito se è vero che la mutazione... O la variazione del virus Sì. diventa più debole dopo? Allora, le mutazioni sono queste, i virus si riproducono continuamente, nel riprodursi fanno degli errori nel loro codice genetico e quindi creano delle mutazioni casuali. La maggior parte delle mutazioni sono dannose per il virus, cioè lo indeboliscono e quindi questi virus mutati spariscono, non si trasmettono. Oppure sono indifferenti, cioè non lo rendono né più forte né meno forte e quindi rimangono, ma come minoranza, c'è una piccola percentuale dei virus che circolano, oppure lo rendono più efficace. Di solito è più efficace nel senso di più contagioso, cioè che riesce a trasmettersi a più persone, perché diciamo la scienza dice che un agente infettivo, un microbo, che sia un batterio, un virus, non ha interesse a ucciderci, ha interesse a riuscire a vivere nel nostro corpo il più a lungo possibile e a trasmettersi a più individui possibili e possibilmente anche a farci il meno male possibile, perché se noi viviamo, lui vive anche lui, d'accordo, nel nostro interno. Questo diciamo, prima che si raggiunga questo, tant'è che noi siamo portatori di tanti virus, di tanti microbi che si chiamano commensali, cioè che addirittura sono diventati utili per noi, producono anche delle vitamine, ma questo è avvenuto probabilmente dopo tantissimi secoli che dal primo contagio, in cui si sono talmente adattati nel tempo da essere diventati innocui o addirittura utili per noi. Perché questo coronavirus arrivi così probabilmente ci vorrà del tempo. Quindi le mutazioni che noi stiamo vedendo sono mutazioni che lo stanno rendendo più trasmissibile, più contagioso, non più aggressivo. Però se contagia invece che 5 milioni di persone, faccio per dire,
di cui ne uccide l'1%, ne contagia 50 milioni, di cui ne uccide l'1% di 50 milioni è 10 volte l'1% di 5 milioni. Quindi quello che è il pericolo della cosiddetta variante inglese, brasiliana e sudafricana in questo momento è questo: sono più contagiosi. Non sono più gravi, ma contagiando molto più persone, alla fine le persone che fanno ammalare in modo grave sono di più. Buonasera, il dottore ha parlato dei 3 tipi di vaccini qua. Allora io sento anche i vaccini russi, i vaccini cinesi. Sono tutti uguali o c'è una differenza tra i vaccini? È la mia prima domanda. La seconda domanda, volevo sapere anche, in Africa il tasso di mortalità è inferiore in Europa. C'è differenza di popolazione o di clima, qualcosa del genere? Volevo sapere anche questo fatto lì. Grazie. Allora, i vaccini 3 sono quelli che noi stiamo usando in questo momento, che sono disponibili, approvati in Europa, ma in realtà ce ne sono per esempio un quarto, che è quello, il vaccino della Janssen, che è un'altra casa farmaceutica che ha già presentato la documentazione all'EMA, cioè sarebbe l'ente europeo per i medicinali. L'Europa ha scelto da qualche anno di valutare i nuovi farmaci, i vaccini, le nuove terapie in modo centralizzato, cioè un unico ente che lo valuta, di modo che quando lo approva, automaticamente è approvato in tutti i paesi dell'Europa. Non c'è bisogno che... allora, vi dicevo, in questo momento 3 sono quelli approvati, però ce n'è un quarto in via di approvazione. Esiste quello russo, lo Sputnik, i cui dati sono stati pubblicati sulle riviste scientifiche, ma è un vaccino pubblico, perché è prodotto da un istituto di ricerca pubblico della Russia che non ha presentato domanda di commercializzazione, di utilizzo in Europa. Quindi non è l'Europa che non lo vuole. Per il momento l'azienda pubblica russa che produce lo Sputnik non ha presentato domanda. Il vaccino cinese, che stanno già usando in Cina, anche lì non è stata ancora presentata da parte della casa farmaceutica cinese che lo ha prodotto, non è stato presentato domanda per l'utilizzo in Europa. Però lo si sta utilizzando in altre parti del mondo e ci sono diversi altri vaccini che sono in via di produzione. I vaccini sono quasi 50, da quello che so io abbastanza simili, nel senso che sono o vaccini cosiddetti a RNA, cioè come il Pfizer e il Moderna, oppure sono vaccini come l'AstraZeneca e come lo Sputnik, che hanno un pezzettino del virus che è dentro un altro virus, che è un adenovirus, un virus banale, che molto spesso, con cui molto spesso andiamo a contatto, come diciamo virus che porta nel nostro organismo il pezzettino del virus del coronavirus, di modo che poi l'organismo reagisce, produce anticorpi e si immunizza. Il vaccino cinese è un vaccino che invece è più simile al vaccino anti-influenzale, cioè fatto con il coronavirus completo inattivato. E poi ci sono altri vaccini, anche Cuba sta preparando un suo vaccino che potrebbe essere un vaccino più simile a quelli che si usano già abitualmente per altre malattie nei bambini e che quindi potrebbe essere il vaccino che lascerebbe meno dubbi per poterlo poi utilizzare nei bambini, per esempio. Per cui da un punto di vista dei vaccini noi vedremo nei prossimi mesi tante novità che sono attese in modo positivo, cioè più vaccini avremo a disposizione e quindi più aumenterà la produzione mondiale di vaccini, più persone potranno essere vaccinate. Per quanto riguarda invece il coronavirus in Africa, i dati dicono che effettivamente, a parte il Sudafrica e a parte diciamo, il Maghreb, la parte sopra il Sahara dell'Africa, il coronavirus sembra colpire meno le popolazioni africane e probabilmente in parte è vero, anche se in parte è meno facile in Africa identificare i casi di coronavirus perché manca la possibilità di fare in numero molto molto elevato, per esempio i test, i tamponi. È appena uscito uno studio fatto in Zambia, a Lusaka, dove nella morgue, nella camera mortuaria di un ospedale pubblico
che riceve l'80% delle persone, cioè la morte, le persone che muoiono anche a casa nella capitale, Lusaka, hanno fatto i tamponi alle persone appena decedute, il 16% era positiva al coronavirus. Quindi in realtà il numero probabilmente di persone che muore di coronavirus è in questo momento sottostimato in buona parte dei paesi dell'Africa. Però nonostante ciò è probabile, l'idea è che comunque il virus circoli meno, o se circola molto di più come infezione asintomatica o che dà pochissimi problemi. Questo probabilmente dipende dall'età media delle popolazioni africane, sono molto più giovani delle popolazioni europee e quindi nei giovani il virus è meno aggressivo, crea meno problemi che non nelle persone adulte e negli anziani soprattutto. Poi probabilmente è una questione di clima, ma probabilmente potrebbe essere anche una questione genetica, cioè che da un punto di vista genetico le popolazioni africane e forse anche per esempio le popolazioni indiane o pakistane sono più protette, sono più resistenti naturalmente al virus di quanto non siano le popolazioni europee, sudamericane e americane. È ancora però da dimostrare. Raissa forse prima voleva fare una domanda. Probabile non domanda, solo voglio dire che in Germania il vaccino russo Sputnik già usano per cittadini tedeschi e loro hanno scelto che vaccino fare, perciò il vaccino russo già c'è in Europa. Anche l'Ungheria, per esempio, ha ricevuto delle dosi, sì, però diciamo, la maggior parte dei paesi ha deciso di fare questa scelta che per il momento sta creando dei problemi, cioè di rifornimento, di avere un'autorizzazione e un acquisto centrale. Sì, però infatti lo Sputnik è un vaccino efficace, l'efficacia dello Sputnik è praticamente la stessa dei vaccini che stiamo utilizzando, quindi anche lui sono 2 dosi, 2 iniezioni, 21 giorni di distanza l'una dall'altra. Dottore, scusa, sua opinione circa test molto interessante perché tra tutti i test che fanno, test molecolari dico, più o meno ci ho visto statistica, più o meno 50% come ci sono virus, ma gente asintomatici. Sembra leggermente tanto. Più o meno 50% da tutti i test. Qual è la domanda? Qual è la percentuale delle persone asintomatiche? No, ho visto test circa Reggio, dati ufficiali, e tra tutti i test che hanno fatto e che positivi, tra questi positivi, il 50%, più o meno il 50% di gente asintomatici. Sì, però negli ultimi giorni questa percentuale è già calata. Allora, perché? Da che cosa dipende? Dipende dalla cosiddetta capacità di tracciamento, cioè se io, igiene pubblica, riesco a fare il più rapidamente possibile, una volta che mi è stato segnalato un caso di malattia, il tampone a tutte le persone che sono in venuto a contatto con questa persona, e lo faccio molto rapidamente, tanto più rapidamente lo faccio e tanto più completo, tanto è più probabile che io riesca a individuare queste persone quando sono ancora asintomatiche e anche quelle che rimangono asintomatiche. Mentre quando vediamo che nel numero dei tamponi positivi la maggior parte è sintomatica, l'80% per esempio, allora vuol dire che il tracciamento sta perdendo di efficacia, cioè sta arrivando in ritardo. Questo vuol dire. E quindi quando arriva a fare il tampone la persona si è già ammalata e siccome passano, metti 4, 5, 6, 7, 8 giorni dal momento del contagio, è chiaro che se io vado a fare il tampone dopo 3 giorni, lo trovo che trovo sia quelli che sarebbero rimasti asintomatici, sia quelli che in quel momento sono asintomatici e magari dopo 2 giorni che gli ho fatto il tampone gli comincia a venire la febbre, il mal di gola e la tosse, perché c'è il cosiddetto periodo di incubazione. Chiaro? Ma circa un periodo di incubazione, perché prima, a primavera, l'anno scorso, erano anche dati che periodo di incubazione in Cina può essere anche 28 giorni, in casi particolari, diciamo. Guarda, allora, il corpo umano
ha una regola e ha sempre un'eccezione, questo sì. Però questo è vero. come diciamo la stragrande maggioranza delle persone ha il periodo di incubazione, cioè il periodo tra il giorno in cui si è contagiata e il giorno in cui manifesta, comincia ad avere un po' di tosse e raffreddore, va dai 4-5 giorni ai 10-14 giorni. Ma la maggior parte è stata ai 4 e ai 10. Aziz, prego. Sì. Allora, io mi domando per il discorso del sintomatico. Io chiedo al dottore per le persone sintomatici, possono fare il vaccino anche loro o no? Assolutamente no. Quando una persona verrà chiamata per fare il vaccino, quindi quando ognuno di voi, io l'ho già fatto, verrà chiamato, verrà chiesto di rispondere a una serie di domande che riguardano sia i problemi di salute che una persona ha, sia le allergie che ha avuto in passato, vi dicevo una cosa fondamentale, ma gli viene anche chiesto: sei venuto a contatto nelle ultime 2 settimane con una persona che poi hai saputo avere il coronavirus? Stai bene o hai tosse, hai raffreddore, non senti i sapori, non senti gli odori? Proprio perché se una persona, anche in forma molto lieve, può avere il coronavirus, non viene vaccinata in quel momento per 2 motivi. Uno, perché non ne ha bisogno in quel momento lì, perché essendo già stata contagiata, il suo organismo sviluppa naturalmente la reazione di anticorpi e quindi questa persona comunque per questo momento si pensa circa 6 mesi rimarrà naturalmente immune, quindi eventualmente il vaccino lo farà dopo 6 mesi da quando sarà guarita. Ma non solo, se io vaccino una persona che perché è stata contagiata e sta comparendo i sintomi del coronavirus, sta già reagendo lei di suo, la vaccinazione potrebbe creare una reazione troppo forte e danneggiare questa persona e quindi non va fatta. Per cui questa è una cosa importante, ma che comunque viene chiesta. Sì, dottore, un'altra domanda, ma per le persone che viaggiano molto, sintomatico ma viaggia, si può viaggiare o no? No, una persona che ha dei sintomi, che quindi qualsiasi persona che ha anche in questo periodo un po' di tosse, un po' di raffreddore, mal di gola, non sente i sapori, gli odori, una cosa di questo genere, ancora di più si fa fatica a respirare, ma non deve aspettare questo momento, deve assolutamente avvisare il proprio medico che gli farà fare il tampone, quindi non deve andare a viaggiare, aspettare il tampone. Se il tampone è negativo, e quindi guarda, può essere un'altra infezione respiratoria di quelle solite dell'inverno, un po' di influenza, e deve viaggiare, può viaggiare, ma se risulta positivo lui non può uscire di casa, è in isolamento e ci deve rimanere per o fino a quando il tampone di controllo diventa negativo o per 3 settimane dal primo giorno, contando dal primo giorno in cui ha cominciato ad avere i primi sintomi, perché altrimenti lo porta in giro. Sì. Quando sei guarito per 6 mesi, se ho capito bene, dopo 6 mesi puoi essere vaccinato, no? Esatto, perché per 6 mesi sei protetto. Dopo 6 mesi, allora, una persona guarita da Covid può essere vaccinato di nuovo o no? Sì. Per esempio, chi ha preso il Covid, quella che si chiama la prima ondata, cioè a marzo, aprile, può essere già vaccinato. Adesso diciamo che siamo per dire a marzo, possono essere vaccinati le persone che si sono ammalate e sono guarite prima di settembre dell'anno scorso. Chi per esempio si è ammalato a novembre, a dicembre, deve aspettare maggio-giugno per poter poi vaccinarsi. Allora, deve aspettare 6 mesi dopo la guarigione. Sì. Allora, l'altra domanda è che quando la Covid non lo so cosa dicono, allora c'era la campagna che dice non vaccinarsi perché questo vaccino non va bene per la salute. Allora questa informazione ha fatto il giro del mondo, gente hanno paura di essere vaccinati. Allora, dottore, per rassicurare gente che questo vaccino non c'è niente di male. Siamo in un periodo in cui, soprattutto attraverso i social, girano le cosiddette fake news, si chiamano, cioè anche informazioni false. Il motivo è che i proprietari, i padroni di Facebook, di YouTube, di Instagram, eccetera, eccetera, hanno imparato che le persone
rimangono più tempo sui social se ci sono delle notizie false che non delle notizie vere, perché sono più interessanti le notizie false. Di solito la verità è più noiosa della falsità. E siccome loro vogliono che le persone stiano più tempo possibile sui social, perché in questo modo riescono a condizionarle di più, ma condizionarle anche cercare di vendergli una lavatrice piuttosto che la macchina o che un paio di calzini con gli spot pubblicitari, qualunque cosa, loro non gli interessa, non sono a favore o contro i vaccini, non sono a favore o contro Trump, non sono a favore o contro che la terra è piatta o rotonda, qualunque cosa, a loro gli interessa che le persone rimangano più tempo sui social e quindi questo fa sì che girino queste informazioni. È chiaro che si cercherà di sconfessarle, di convincere, cercare di far ragionare le persone e poi arriva un'evidenza. Poi è giusto che le persone abbiano dei dubbi, soprattutto quando le cose sono nuove e i vaccini, come anche le cure del Covid, non sono state provate, sperimentate, risperimentate e trisperimentate di modo da conoscerle del tutto al 100%. Come vi dicevo, perché si è pensato che bisognava fare in fretta, perché c'è questa situazione e io sono d'accordo. Voi pensate a tutti i problemi che sta creando, ma non solo in termini di salute, ma anche economici, di gente che perde o perderà il lavoro se continuiamo con queste chiusure, lockdown, eccetera. Quindi bisogna uscire da questo. E quindi usando anche degli strumenti che non conosciamo del tutto. I vaccini, soprattutto noi, quello che non conosciamo non è tanto la sicurezza, perché tutti i vaccini che abbiamo usato fino adesso, quando danno degli effetti collaterali, anche rari, anche poco frequenti ma gravi, li danno tutti sostanzialmente entro 8 settimane dalla vaccinazione. Non li danno dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 5 anni. Quindi in questo momento noi perlomeno per Pfizer e Moderna abbiamo già persone che si sono vaccinate da più di 8 settimane, che non sono solo quelli dello studio che è stato fatto dalla casa farmaceutica, ma sono ormai milioni di persone in tutto il mondo. E oltretutto, una volta tanto, i dottori, gli infermieri si sono vaccinati prima degli altri, io compreso, che può essere considerato un privilegio, oppure lo possiamo anche considerare che invece di dare le medicine agli altri, una volta tanto se lo sono dati a loro. E quindi l'hanno provato su se stessi. Quindi può essere anche qualcosa che può lasciare, se vogliamo, più tranquille tutte quante le persone, cioè che è successo anche questa cosa che di solito non succede. Però sì, girano queste voci e ognuno è libero di pensarlo come vuole. Ripeto, io non c'è in vista l'idea di rendere obbligatorio questo vaccino. Io personalmente sono assolutamente contrario all'obbligatorietà, perché io credo che le persone noi abbiamo la possibilità di parlare, di discutere, di ragionare e di convincere. Se una persona non è convinta adesso e dice io non lo faccio, può convincersi dopo 15 giorni, dopo un mese, dopo 2 mesi, dopo 3 mesi o mai. È un suo diritto. Quindi ha un diritto a fare il vaccino, che secondo me è il diritto più importante, a che il vaccino sia disponibile per tutti, che non ci sia nessuna discriminazione da questo punto di vista, però è anche libera di accettarlo, di non accettarlo, di volerci pensare un po' di tempo e poi si vedrà. Questo io penso. E vorrei fare una piccola domanda, se posso. Prego. Allora, salve, io mi chiamo Abdu, appunto volevo partire da quello che lei ha appena detto, che i vaccini non sono obbligatori, però è un diritto che ognuno può decidere di usufruire o meno. Ma facendo una piccola lettura attenta su alcune cose, chi aveva parlato di chi viaggia più, molto, io leggo di qua e di là che alcune compagnie aeree già si stanno attrezzando per chiedere il certificato di vaccinazione prima di far salire a bordo. Allora, se i vaccini, io posso scegliere di vaccinarmi o meno, se dovessi scegliere di non vaccinarmi e devo essere limitato nei miei spostamenti perché non mi vaccino, allora in quel caso non si può tanto parlare di vaccini libera scelta, cioè non è una decisione mia, non posso decidere in quel momento se voglio far parte del mondo. Quindi in quel caso magari si arriva anche a creare persone che vivono in un mondo da parte, oppure il vaccino diventa obbligatorio in un modo o in un altro. Giusto.
Questo sì. Come adesso i test, io se devo andare in Africa, ho molte persone che ci vanno, tu devi presentare il test molecolare, quindi fatto da un istituto accreditato e tutto, che molti paesi lo richiedono. L'Italia fino adesso è stato comunque molto tollerante su questo aspetto qua, non lo chiede quasi mai e ti consente anche di farlo quando arrivi o ti consente di fare la quarantena fiduciaria e tutto, ma molti paesi già lo richiedono obbligatoriamente, altrimenti non puoi viaggiare. Quindi in questo caso non è tanto una libera scelta del cittadino. Allora, io posso dare la mia opinione personale, però sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Cioè, il coronavirus ci ha comunque tutti quanti messi di fronte a questo dilemma, a questa domanda: quanto è giusto limitare la libertà delle persone in nome di un interesse collettivo, comune, economico e di salute. E le risposte sono diverse, per cui si può non essere assolutamente cioè, quindi quello che sta succedendo, che probabilmente succederà ancora di più nei prossimi mesi, sarà non obbligare le persone a vaccinarsi, ma in qualche modo forzarle a vaccinarsi, perché se poi tu non hai fatto il vaccino non ti accettano sull'aereo per poter tornare viaggiare o tornare dai tuoi familiari nel tuo paese o quello che vuoi fare. Magari sul lavoro ti dicono: se tu non sei vaccinato non puoi più fare certe mansioni, ma solo alcune, e questo per esempio potrà essere probabile per chi lavora nell'ambito della sanità, ma forse anche in altri. E quindi in un qualche modo io non pensavo di farlo, ma alla fine sono obbligato a farlo, anche se non c'è l'obbligo, perché altrimenti perdo tutta una serie di diritti o di possibilità e potrei addirittura, anche se non mi possono licenziare, magari mettere a rischio il mio posto di lavoro. E su questo bisogna ragionarci, quanto sia giusto e fino a che punto lo sia, ed eventualmente, se uno non è d'accordo, anche opporsi. Cioè, quindi di lasciare effettivamente che sia veramente la libera scelta, che io credo sarà liberamente fatta dalla netta maggior parte delle persone, di fare il vaccino, ma di lasciare la libera scelta a chi non lo vuole fare, di non farlo. Anche perché, ripeto, non bisogna avere una contrapposizione così netta, perché una parte delle persone che non lo fa, in realtà dice: non lo faccio in questo momento, ci voglio pensare, ma buona parte di chi non decide di non farlo, più avanti lo farà, perché è così. Cioè, quando probabilmente la persona che dice: ho bisogno di avere più dati, più informazioni, più conoscenze, non sono tranquillo, è un suo diritto. Però, ripeto, questa è la mia opinione, e il problema che lei pone è un problema assolutamente reale, un problema serio, importante. Ok, la ringrazio dottore, mi è molto chiaro. Cioè, io di principio non sono mai contro i vaccini e non lo sarò, però questi sono comunque aspetti dove la libertà della scelta dell'individuo viene comunque messa a dura prova. O accetti oppure giri, ma accetti. Quindi questa poi è la situazione attuale, ad oggi. Poi non sappiamo come andranno le cose domani. Il coronavirus potrebbe sparire anche domani, speriamo bene, e ci togliamo di mezzo questo. La ringrazio, dottore. Ciao, buonasera a tutti. Volevo sapere, per esempio, ci sono gente che soffrono di tante malattie, tipo da pressione, di diabete, hanno meno di 65 anni o meno di 80 anni. Loro non sono priorità anche a fare la vaccinazione? Sì, sono prioritari. Quindi l'elenco delle priorità nel dettaglio è che adesso si stanno vaccinando le persone con più di 85 anni, poi ci saranno quelle con più di 80. Dopodiché ci saranno le persone con malattie molto gravi e le persone molto obese, indipendentemente dall'età che hanno. Malattie molto gravi sono per esempio le persone che sono per esempio problemi respiratori, che hanno già l'ossigeno a casa, quelli che girano con la bombola, con il concentratore, quelli che hanno un problema di cuore molto serio, le persone che stanno facendo le cure per i tumori, per esempio, chi ha una cirrosi, cioè un problema serio del fegato, problemi di questo tipo. Quindi questi verranno vaccinati. Poi toccherà le persone che hanno più di 70 anni e poi le persone che hanno problemi di salute, però meno seri, meno gravi di quelli che ho detto prima, e poi via via tutti gli altri. E poi dipenderà, ripeto, anche
da quale sarà la disponibilità del vaccino, perché se a un certo punto ci sarà la possibilità di vaccinare contemporaneamente molte più persone, quelle che si sta vaccinando adesso, non avrà più molta importanza dire prima, si potrà dire chiunque si può prenotare e vacciniamo tutti quanti, nel momento in cui non fa una grande differenza o perlomeno potremo ridurre la sequenza che si sta usando perché ci sarà più disponibilità per tutti. Quindi in questo momento è così, però potrebbe cambiare. Dico una cosa io che non è stata tirata fuori, ormai nessuno fa più figli qua. Le donne in gravidanza o che allatta possono essere vaccinate. Io non volevo fare una domanda troppo autoreferenziale. Gli studi, i vaccini non sono stati, cioè quando è stato fatto lo studio che ha dimostrato per i vari vaccini, tutti quanti, quindi questi qua, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, lo Sputnik, quello, il Johnson & Johnson, quello cinese, hanno escluso le donne in allattamento e in gravidanza dalla sperimentazione. Quindi non si hanno, diciamo, dei dati, come diciamo noi, sulla sicurezza di questi vaccini. È molto probabile, visto che in gravidanza e in allattamento i vaccini, altri vaccini si usano, che non ci siano dei problemi. Però in questo momento le donne che non escludono una gravidanza o che sono incinte, quelle che stanno allattando, gli si dice questa cosa che io vi ho appena detto, adesso chiaramente con un po' più di parole, con un po' più di tempo, lasciando più spazio, però in estrema sintesi è quello che vi ho detto, e si decide con la donna e con il marito, con il compagno, se si fa il vaccino o se si aspetta che smetta di allattare o si aspetta che porti a termine la gravidanza o quindi se ne parla insieme, lo si decide insieme. Per il momento è così. Se poi, che è possibile, nei prossimi mesi ci saranno dei dati che dicono che in gravidanza, in allattamento, questi vaccini o alcuni di questi possono essere fatti tranquillamente senza problemi, allora cambieremo anche il modo di proporli. Però per il momento appunto c'è questo dubbio che viene quindi discusso e proposto con ogni persona, con ogni donna, con il marito, il compagno, se vuole fare, accetta di fare la vaccinazione o se preferisce aspettare. Voglio sapere anche come mai che questi vaccini anti-Covid si è fatto a un tempo molto molto breve. Una volta per fare vaccini si vuole tanto tempo, dottore. Perché queste cose lì? Perché al di là della necessità, dell'urgenza, è entrato in ballo quello che muove di più il mondo, cioè il denaro e il business. E quindi c'era da parte delle case farmaceutiche anche l'interesse a preparare dei vaccini, proprio perché si sapeva già, ma giustamente, che è un vaccino che probabilmente verrà utilizzato alla fine dalla maggior parte delle popolazioni al mondo. E quindi anche se i vaccini, adesso vi posso dire, il Pfizer costa 12 euro, Pfizer e Moderna sono 12 euro, l'AstraZeneca costa 1,5 euro, 2. Però se voi moltiplicate per 10 milioni, 20 milioni, 100 milioni, 500 milioni, eccetera, eccetera, di persone, sono soldi. Quindi, tant'è che quello che è in ritardo, che è il vaccino cubano, di Cuba, è perché Cuba non ha le risorse finanziarie per svilupparlo in modo molto rapido. Per esempio, rispetto appunto alle case farmaceutiche europee, americane, all'Unione Sovietica, alla Cina, eccetera. Adesso anche l'India sta producendo un proprio vaccino, cioè chi ha delle risorse. Dopodiché vi dico, il coronavirus non è un virus che è particolarmente complicato per costruire un vaccino. È un virus respiratorio e abbiamo già diversi vaccini contro virus respiratori, in particolare per esempio c'è il vaccino antinfluenzale, il virus respiratorio sinciziale, che è un altro, quindi non è particolarmente difficile. Forse per esempio il virus dell'AIDS è un virus che ancora non si è riusciti a fare un vaccino, perché è molto più difficile farlo, molto più complicato, è un virus molto particolare. Il coronavirus non lo è, quindi c'era anche una relativa facilità nel costruire un vaccino. In più c'era la spinta, la pressione e gli investimenti si sapeva che avrebbero reso tanti soldi, quindi tutto questo insieme ha fatto sì che in poco tempo si sia messo a punto il vaccino, che in realtà, come vi dicevo, sono più di un vaccino, sono tanti.
Volevo fare una domanda al dottore rispetto all'accenno che ha fatto al discorso delle allergie. Si contemplano solo le allergie di tipo respiratorio o anche le allergie da contatto, da farmaci, da allergie in generale, insomma, non di tipo respiratorio? No, allora, le allergie intanto si invitano le persone nel momento in cui è arrivato il loro turno di vaccinarsi, di segnalare qualunque allergia, qualunque. Quelle che sono considerate potenzialmente che possono far sì che la persona abbia più probabilità di avere un'allergia importante al vaccino sono quelle che diciamo generalizzate, cioè quelle in cui diciamo la persona, l'orticaria si riempie di bolle in tutto il corpo e ancora di più se fa poi fatica a respirare perché gli si chiude la gola e se le crolla la pressione, quindi il cosiddetto shock anafilattico. Quindi questo assolutamente fa sì che o la persona non viene vaccinata o viene vaccinata con estrema cautela. Oppure anche le vaccinazioni a particolari prodotti, che adesso non entriamo nel dettaglio perché possono essere dei componenti anche del vaccino, non del vaccino in quanto tale, ma come adiuvante. Sono i polisorbati, il polietilenglicole si chiamano, un nome complicato. Però ecco, la cosa da un punto di vista pratico importante è che chi va a vaccinarsi segnali qualunque tipo di allergia, qualunque. Ultima domanda, posso? Veloce. Dottore già ha detto che lui ha fatto vaccinazione. Con che vaccino ha fatto? Io ho fatto Pfizer, perché dopo la seconda dose ho avuto febbre tutta notte, però il giorno dopo era già passato. No, per concludere, quindi sì, la cosa è quindi, questa è la situazione attuale, quindi a me ha fatto molto piacere raccontarvi queste cose, spero di avervi dato la possibilità quindi di avere delle conoscenze in più e quali poi potete riflettere e farvi la vostra opinione. Da un punto di vista pratico, quindi in questo momento la vaccinazione è solo per le persone molto anziane, per le persone che lavorano nelle scuole e per chi ha delle malattie molto gravi. Però con una tempistica che non è possibile in questo momento conoscere con esattezza perché dipenderà dalle forniture di vaccino e toccherà a tutti gli altri. Quindi esatto, state in contatto, tenetevi informati, è chiaro che è una voce che girerà molto, quindi le informazioni potranno essere sia i comunicati ufficiali dell'USL, possono essere i giornali, le televisioni, le radio, ma anche gli amici, i conoscenti, i parenti, i colleghi di lavoro e quindi dopodiché una volta che uno ha l'informazione poi la verifica, d'accordo? E sicuramente il medico di base rimane un punto importante di conoscenza, ma possono essere anche le associazioni, mondi insieme, eccetera. Quindi sicuramente sì, stiamo connessi, come si dice, stay tuned, come dicono gli americani. Grazie dottore per le sue spiegazioni. Voglio chiedere una domanda. Che se una persona che voleva essere vaccinato, dato che lei ha spiegato che c'è già 3 tipi di vaccini, come quella persona può sapere quale tipo di vaccini fa bene per lei o i medici che si devono decidere il tipo di vaccino adeguato per quella persona? Ok, mi ero sbagliato. Allora, i vaccini sono in questo momento diciamo vengono decisi sulla base dell'età e se una persona ha o no dei problemi importanti di salute, per cui quindi le persone che sono molto anziane, più di 65 anni di età e che hanno delle malattie molto gravi, in questo momento si è deciso di vaccinarli utilizzando il vaccino Pfizer e Moderna, mentre il vaccino AstraZeneca verrà utilizzato per le altre persone. Perché questa
non è una differenza, è perché l'idea che c'è sotto è di cercare di vaccinare più persone possibili il più rapidamente possibili, quindi di usare i vaccini che sono a disposizione. I Pfizer e Moderna, siccome la seconda dose viene fatta quindi 3 o 4 settimane, mentre la AstraZeneca bisogna aspettare più tempo, quindi i primi 2 vaccini riescono in un tempo più breve arrivare a dare questa protezione completa, quindi viene dato in questo momento l'utilizzo di questi vaccini sono nelle persone, vi dicevo, che di solito se si contagiano si ammalano, stanno male, in forme gravi e possono morire. Quindi, come dicevo, le persone molto anziane e quelle che hanno già delle malattie importanti. Mentre le persone che non hanno particolari problemi di salute si utilizza il vaccino, quindi l'AstraZeneca, che si pensava fosse un po' meno efficace. In realtà non è così, però c'è più tempo da aspettare tra la prima e la seconda dose, quindi la protezione completa arriva dopo un tempo un pochino più lungo. Questa è la differenza. Però in questo momento nessuno può scegliere il vaccino, cioè non è che può dire io vorrei essere vaccinato con uno piuttosto che con un altro. È possibile che questo forse ci sarà più avanti se dovesse esserci una quantità molto maggiore di vaccini e anche magari più tipi di vaccini, cosa che non è escluso, perché, vi ripeto, in questo momento noi ne utilizziamo 3, ma sono già 5 e brevissimo 6 che sono utilizzati nel mondo e altri stanno quasi per essere pronti per essere utilizzati, quindi nei prossimi mesi ne arrivano degli altri. Buonasera, solo che lui mi ha già spiegato tutto, perché io vuoi chiedere una domanda prima, vuoi chiedere chi ha il problema di salute, posso prendere quella vaccinazione per quella che vuoi chiedere? Sì, Clea, cioè se lei intende, io che ho il diabete, che ho la bronchite o l'asma, che ho un problema di cuore e sto prendendo tante medicine, che ho per esempio purtroppo un tumore e sto facendo la chemioterapia, io posso essere vaccinato? La risposta è sì, assolutamente, anzi è ancora più importante che queste persone vengano vaccinate, perché sono le persone che se si contagiano, si prendono questo virus, rischiano di più di ammalarsi molto gravemente. E il vaccino funziona, non dà più problemi. Le uniche problemi importanti di salute che possono impedire la vaccinazione, che comunque bisogna conoscere, sono le allergie, in particolare le allergie gravi che una persona ha avuto nella sua vita, qualunque tipo. Buonasera. Buonasera. Sì. Voglio fare una domanda. Se uno ha già preso il virus, lei ha detto che in giro di 6 mesi più o meno il corpo ha anticorpi per proteggerlo. Visto che ci sono diverse varianti adesso, quello sudafricana, inglese, che rischio c'è che riesce a prendere varianti? Allora, i vaccini attuali con dei test fatti in laboratorio e anche con delle osservazioni, per esempio una parte degli studi che sono stati fatti sui vaccini, in particolare AstraZeneca, sono stati utilizzati anche in Sudafrica, quindi è stata studiata la variante per esempio sudafricana, sono stati utilizzati in Inghilterra, quindi anche la variante inglese. E quello che noi sappiamo è che sono molto efficaci nei confronti di queste 3 varianti che sono state per il momento identificate, molto efficaci nei confronti della variante inglese e brasiliana. Un pochino meno, ma rimangono efficaci nei confronti di quella sudafricana. E quindi, vi ripeto, come vi dicevo nella mia introduzione, è possibile, speriamo di no, però non è escluso al 100% che il virus, nonostante che noi ci vaccineremo tutti quanti, una netta maggioranza, possa comunque non scomparire del tutto, possa circolare, che magari possa anche
ci possa essere il pericolo che possa tornare e che quindi ci sia la necessità, questa è un'ipotesi che si sta facendo, di magari non solo vaccinare tutti quest'anno, ma eventualmente, e in termini pratici sarebbe di fargli una iniezione, non due, un richiamo, si chiama, magari quest'altro anno con un vaccino un pochino modificato, non identico a quello che stiamo usando, proprio perché possa essere più efficace nei confronti delle varianti che, non tanto quelle che ci sono adesso, ma quelle che dovessero, e non è escluso, nei prossimi mesi essere identificate. D'accordo? Questa è in questo momento quello che si fa. Quindi chi ha avuto infezione verrà vaccinato, verrà chiamato, tra l'altro negli elenchi che la USL ha già preparato, a seconda ad esempio per esempio adesso ci sono gli elenchi già di tutte le persone più di 80 anni che per consentire la prenotazione, le persone che hanno avuto il Covid da meno di 6 mesi sono eliminate in questo momento da questo elenco, proprio perché non gli viene né proposto e non viene consentito di prenotarsi perché è presto, però verranno chiamate o gli verrà consentito più avanti. Non è possibile quindi fare il vaccino privatamente, un vaccino, o pagandolo, ripeto, i vaccini in questo momento non sono disponibili tipo a pagamento in farmacia, non c'è nessuno che li vende, i vaccini sono a disposizione solo del governo, del Ministero della Sanità, quindi delle USL. Poi, gli stranieri non regolari in Italia, non iscritti al sistema sanitario nazionale, come si può fare per la vaccinazione? In questo momento non ve lo so dire, nel senso che allora c'è un cosiddetto un DPCM, cioè un decreto del governo, del Ministero della Sanità, che dice che tutte le persone che vivono in Italia, comprese quelle non in regola col permesso di soggiorno, hanno il diritto e gli verrà offerto il vaccino. Ok? Allora, in questo momento non ve lo so dire perché, perché le persone, per esempio, che non sono in regola in Italia e che non sono iscritte al sistema sanitario nazionale, hanno per esempio il cosiddetto tesserino STP, che comunque è in qualche modo un'iscrizione, se hanno quindi una malattia importante, per esempio un problema molto grave di fegato, la cosiddetta cirrosi, e quindi stanno comunque, possono curarsi per questo problema, come io ne ho conosciute tante nella mia attività di medico ospedaliero, queste verranno chiamate e vaccinate quando le persone, tutte quante con quel problema di salute, sarà l'ora avranno la possibilità di essere vaccinate. Quelle che sono persone senza nessun problema di salute, e che quindi adesso i giovani, quindi in questo momento, come sono di solito le persone non in regola col permesso di soggiorno, in questo momento non è ancora il momento di essere vaccinate, io penso che in coerenza con quella che è questa dichiarazione del governo, nel momento in cui ci sarà la possibilità di vaccinarsi, verrà detto e chiarito come fare. Cioè, in sostanza, come io penso che molto banalmente potranno, non andranno da un medico di base, del loro medico perché non ce l'hanno, ma potranno utilizzare o il numero di telefono dell'USL o andare al CUP o anche forse in farmacia a prenotarsi il vaccino. Penso che sarà così, non sarà particolarmente complicato. Speriamo che alle volte non sempre in Italia si mantengono le promesse, ma non dovrebbe essere questo il caso. Tanti chiedono ancora, perché c'è una malattia che è spesso tropicale, in inglese noi lo chiamiamo sickle cell anemia, sì. Che anemia falciforme. Sì. Le persone con anemia falciforme, che qua non è diffuso, le persone domandano, possono vaccinare visto che i bianchi non hanno questa patologia, invece noi africani hanno questa patologia. I ragazzi chiamano, chiedono. Sì, possono vaccinarsi e
Le poche persone, per esempio, presenti che hanno una forma grave della sickle cell anemia sono tra le persone che verranno chiamate a breve, cioè fanno parte di quell'elenco, di quel tipo di malattie importanti, gravi, a cui viene data la precedenza, quindi verranno chiamati prima degli altri. E ci sono comunque, sì, assolutamente esperienza che non ci sono problemi particolari. Ma sappiamo già che le persone che hanno questa forma grave, non che solo, ci sono persone che sono solo portatori, che hanno il trait, si chiama il trait, cioè possono trasmettere ai figli, ma loro hanno magari appena una leggera anemia, non hanno un particolare problema. Solo una parte delle persone che hanno la sickle cell hanno una forma grave, importante, che danneggia molto la loro salute. Quindi chi ha solamente non ha una forma grave verrà richiesta, cioè verrà proposta la vaccinazione quando sarà possibile per le persone che hanno la stessa età sua, quindi in base all'età, ma comunque ci sono già, come si dice, dei dati, cioè studi in cui è stato utilizzato il vaccino e non ci sono problemi, e nelle persone che hanno una malattia grave va fatto, perché è già stato dimostrato che se si ammalano di Covid si ammalano spesso di forma grave. È proprio una sickle cell serious type of sickle cell anemia. Okay? Grazie, dottore. La domanda: ci sono controindicazioni per una persona che ha l'intenzione di rimanere incinta a breve? La risposta è no, non c'è una controindicazione, quindi una persona che vuole, che desidera un figlio, può decidere tranquillamente di provare a rimanere incinta. L'unica cosa è che se nel momento in cui arriverà la possibilità per questa persona di potersi vaccinare, deve verificare se è incinta o no, e se lo è, di farlo presente, di dirlo. E quindi si parlerà, si spiegherà in quel momento. Una donna che può rimanere incinta è una donna giovane, d'accordo? Quindi le persone giovani verosimilmente, con il ritmo dell'arrivo dei vaccini in questo momento in Italia, potranno avere la possibilità di vaccinarsi perlomeno non prima di maggio, di giugno, credo. Quindi è possibile che entro maggio-giugno le informazioni sui rischi del vaccino per le donne che sono incinta rimangano gli stessi di adesso, e quindi quello che gli si dirà è quello che vi ho detto io. Ma potrebbe anche essere che le informazioni siano cambiate, siano molto di più, e quindi che si potrà dire: guarda, effettivamente non c'è nessun problema, puoi vaccinarti tranquillo, oppure guarda, sappiamo che si può fare, ma non i primi mesi o solo i primi mesi, non ve lo so dire. Quindi, però la cosa importante, quindi, si può rimanere incinta assolutamente, perché avere un bimbo è una cosa bellissima, e probabilmente ci si potrà anche vaccinare. Nella peggiore delle ipotesi si aspetterà, dopo finita la gravidanza, di fare il vaccino, ma probabilmente si potrà vaccinare tranquillamente. Poi un'altra domanda: vorrei chiedere se i vaccinati con sintomi siano anche contagiosi e richiedono isolamento dopo comparsa di sintomi leggeri. Sì, le persone che hanno i sintomi sono contagiosi. La contagiosità del coronavirus, come anche di tante altre infezioni virali, comincia nelle 48 ore, nei 2 giorni appena precedenti la comparsa dei sintomi. Se i miei sintomi cominciano il giovedì, io sono già contagiosa anche dal martedì, d'accordo? Rimango contagiosa di solito per circa una settimana. Le varianti, in particolare le varianti inglese, è già stato dimostrato che più spesso fanno rimanere una persona contagiosa per circa 10-12 giorni e non solo 7, per quello che sono più trasmissibili, è più facile che vengano trasmesse ad altri, quindi hanno una maggiore durata della contagiosità. E questo è anche se i sintomi sono molto leggeri, anche se ho solamente un po' di tosse, un po' di raffreddore e un po' di mal di gola. Ok.
Sì, poi da Novellara chiedevano se possono indicare alle loro comunità di rivolgersi al medico di base per ottenere tutte le informazioni sulle modalità di vaccinazione. Allora, sicuramente il medico di base sì. In questo momento però se non si tratta di persone che hanno più di 80 anni e non si tratta di persone che lavorano nelle scuole, io gli chiedo di aspettare, perché tanto il medico di base dirà in questo momento io non so quando potrete essere vaccinati. Quindi anche a me verrà comunicato e quando lo diranno anche ai cosiddetti media. Per cui in questo momento le persone che possono essere vaccinate sono gli operatori sanitari, tutti quelli che lavorano a qualunque titolo, in qualunque tipo di lavoro, negli ospedali e nelle case protette per anziane o per persone con handicap, le persone che hanno più di 80 anni, che si possono già anche 85 adesso, ma da lunedì anche chi ha più di 80 anni e meno di 85, e chi lavora nelle scuole. Per gli altri bisogna aspettare. Per quanto riguarda AstraZeneca, appena finito il personale scolastico, saranno le forze di polizia, i vigili urbani, guardie di finanza, carabinieri, cioè quelli che ci fermano per la strada, ci fanno i controlli e ci danno le multe. Che bello, toccherà loro. E poi dopo alle altre, via via a tutti quanti. Dottore, scusa, ti faccio un'altra domanda. Visto che noi come associazione non abbiamo gli anziani e abbiamo più i giovani, guardando le domande che fanno, che rischio hanno le donne incinta se incontrano, prendono i virus, sia loro e i bambini che portano? Allora, il rischio per le donne incinte è un rischio. Ci sono già degli studi che hanno visto che, essendo donne giovani, quindi come tutti i giovani, nella stragrande maggioranza dei casi, i giovani quando vengono contagiati o non se ne accorgono nemmeno, quindi sono contagiati in modo asintomatico o hanno dei sintomi molto lievi. E questo succede anche nelle donne che sono incinta e in questo caso ovviamente guariscono tranquillamente e al bambino non succede niente. Quelle poche donne incinta che si ammalano di una forma grave e sono in particolare, può raramente capitare a chiunque perché in medicina il 100% o lo 0% non esiste, quindi può esistere sempre una minima possibilità ma non lo 0. Però quelle poche che capitano sono qualcuna che ha qualche problema di salute, per esempio è molto sovrappeso, oppure ci sono delle donne che durante la gravidanza manifestano il diabete, ok? Oppure persone che hanno problemi molto seri di pressione alta. Di solito sono questi i problemi che possono complicare la gravidanza, in particolare nelle donne che non sono più giovanissime. Ecco, queste donne che hanno più possibilità, se si ammalano, di ammalarsi in forma grave, cioè quindi che dover andare in ospedale, avere bisogno di ossigeno, eccetera. Anche, allora, i bambini hanno qualche problema, anche se non sembra problema particolare, però possono avere un parto prematuro, cioè partorire prima del tempo, oppure sono i cosiddetti piccoli per la data, small for the date, cioè sono sottopeso rispetto al peso che dovrebbero essere per quella che è l'età, diciamo, della gestazionale, cioè il momento della gravidanza. Però poi non hanno particolari problemi. E tant'è che i bambini piccoli si è già visto che è importante che una donna che, per esempio una donna ha il Covid proprio nel momento in cui partorisce, allatta il bambino. Cioè non viene evitato l'allattamento, perché si è visto che comunque problemi particolari per il bambino non ce ne sono e il latte materno è molto molto buono per il bambino. Allora, mi è capitato di sentire una domanda tipo se il vaccino cinese è vero che fa più effetto sui cittadini cinesi? Purtroppo mi sono arrivate questo tipo di domanda. Guarda, non c'è nessun motivo, nessuna ragione per cui ci possa essere una differenza, diciamo, razziale
o di provenienza nell'efficacia dei vaccini. Quindi sicuramente il vaccino cinese è stato sperimentato in Cina e quindi è un vaccino che è un po' diverso da quelli, nel senso che è un vaccino più tradizionale, quello cinese, perché è ottenuto con il coronavirus inattivato, mentre questi Pfizer, Moderna e anche AstraZeneca, Sputnik, il Johnson hanno solo un pezzettino del virus, non hanno il virus completo, però efficacia e adesso, secondo me sono efficaci, che sono tutte molto simili, quindi non ci sono particolari differenze, e io credo che sia importante, un diritto di tutte le persone che vivono in Italia di avere l'accesso al vaccino, la possibilità di vaccinarsi, quindi non c'è nessun... non ho dei dati, però è molto probabile che, per esempio, persone di origine cinese abbiano partecipato agli studi sui vaccini che sono stati fatti negli Stati Uniti, perché comunque una comunità cinese in USA, negli Stati Uniti c'è, e quindi quando hanno arruolato negli studi hanno cercato di includere appunto sia afroamericani che latinos, che anche altre minoranze, quindi però ti dico, non c'è nessun motivo per cui ci debba essere una differenza di efficacia a seconda di dove le persone sono nate nel mondo. Quindi dopo vaccinazione deve dare un certificato, no? Sì, viene registrato, anzi viene automaticamente stampato. Risulta o nel tuo fascicolo sanitario elettronico se lo hai attivato, altrimenti viene comunque rilasciato. Nel certificato vaccinale compare. Ok, grazie. Praticamente il giorno dopo è già presente. Va bene, intanto ringraziamo come sempre tantissimo il dottor Barchi, che sa spiegare questioni non proprio semplicissime con un linguaggio che arriva a noi non dottori. Grazie a tutti, se non ci sono altre domande, vero? Ok, quindi grazie a tutti per il tempo che avete passato qui, e vi prego veramente di farvi un po' portavoce di queste informazioni, e vi comunicheremo appena il video sarà disponibile, quindi per inoltrarlo. D'accordo? Benissimo. Buonasera a tutti. Allora, buona serata a tutti, grazie.